Giusto lì. È Johnny che sta andando. Inizio con questo toner della linea Calm, specifico per la pelle sensibile. Ho scelto il tonico per pelli da normali a miste. Passiamo al siero, questa è una formula riparatrice e calmante. Adesso passo alla protezione solare, che in realtà è un vero e proprio trattamento per il viso, per la pelle da normale a secca. Questa tipologia di crema, oltre a proteggere dai danni solari, aiuta anche ad idratare e a proteggere la pelle estremamente sensibile. Preparare la pelle di Ethan, che ha una tendenza secca, inizio applicando questa maschera, che in realtà è una maschera da portare anche tutta la notte, ma in questo caso la utilizzo come idratazione extra e super intensiva. Dopo aver lasciato in posa la maschera per almeno una decina di minuti, rimuovo utilizzando questo tonico, che è un tonico specifico per pelli molto secche, quindi ha un'azione calmante e lenitiva. Il passaggio successivo coinvolge questi due booster. Uno, peptide, aiuta a rimpolpare un pochino il viso per un effetto anti-age, mentre invece la vitamina C va a lavorare assolutamente sulla luminosità della pelle, che di solito manca un pochino quando la pelle è un po' più disidratata. Passo al contorno occhi, è molto utile questo formato anche per drenare così i gonfiori. Come idratante ho scelto questo qui della linea Resist, è in realtà una protezione solare 50, che è un passaggio finale fondamentale. Guarda attraverso la luce. Inizio applicando questo balsamo, che in realtà è un balsamo detergente, ma in questo caso lo applicherò e lo lascerò in posa per un paio di minuti, così da attirare tutte le impurità presenti nella pelle. Per rimuovere questo balm utilizzo queste salviette struccanti, le consiglio perché sono particolarmente delicate, sono in tessuto morbidissimo, quindi sono perfette per eliminare residui di make-up, in questo caso per rimuovere il balsamo o anche per rimuovere le maschere. Dopo aver rimosso il balsamo utilizzo un tonico, che è un passaggio fondamentale per reidratare la pelle, in questo caso per lenirla, calmarla. Adesso andiamo a trattare la pelle un pochino più nello specifico utilizzando la niacinamide, con un'ottima percentuale che serve proprio a migliorare la texture della pelle e minimizzare visibilmente l'aspetto del poro dilatato. Per completare questa preparazione applico l'Essential Glow Moisturizer. Questa è una crema idratante luminosa con protezione solare 30. Oltre a proteggere la pelle, lascia una bellissima iridescenza naturale. Inizio applicando come sempre una maschera per andare a purificare la pelle. Questa contiene argille minerali ed è specifica per la pelle da mista a oleosa. Applico uno strato sottile soprattutto nella zona T e lascerò in posa una decina di minuti e poi la maschera verrà sciacquata via con dell'acqua. Adesso applico questo esfoliante liquido, contiene 2% BHA, che serve proprio a minimizzare l'effetto del poro dilatato e ad assorbire il sebo in eccesso, quindi un prodotto specifico per la pelle da mista a grassa.
Adesso applico questo tonico della linea Resist, ma lo utilizzo come idratante perché è un tonico abbastanza consistente arricchito con acido ialuronico. Anche questa volta applico questo burro molto ricco che può essere utilizzato sulle labbra o su qualsiasi altra zona disidratata di viso e corpo. Questo è un prodotto specifico per la pelle oleosa e aiuta a mantenere sotto controllo proprio la produzione di sebo, quindi minimizza l'effetto del poro dilatato e lascia su questa pelle un effetto veramente vellutato. Perché devo battere la gamba?